Negli ultimi giorni in Italia sono stati segnalati nuovi casi di intossicazione da botulino, con diversi ricoveri e purtroppo anche vittime. Una tossina così potente che, in quantità microscopiche, può mettere in pericolo la vita. Oggi vedremo cosa sta succedendo, come si sviluppa questa tossina, quali alimenti sono davvero a rischio, quando invece non dobbiamo preoccuparci e soprattutto come proteggere noi e la nostra famiglia. Negli ultimi giorni la cronaca italiana ha riportato nuovi casi di botulismo alimentare in diverse regioni, con particolare attenzione in Calabria e Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, la causa più probabile sarebbe legata ad alimenti conservati in modo non corretto. In Italia, ogni anno, si registrano circa 20-30 casi di botulismo, ma episodi multipli e ravvicinati attirano sempre l'attenzione, anche perché questa malattia è rara, ma potenzialmente molto grave. Il botulino è il nome comune per indicare la tossina botulinica, prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Questo batterio è anaerobio obbligato, cioè cresce solo in assenza di ossigeno e si trova in natura sotto forma di spore estremamente resistenti al calore, alla disidratazione e a molte condizioni ambientali. Le spore sopravvivono anche a 100 gradi Celsius per ore. Per eliminarle serve calore superiore a 121 gradi Celsius per almeno 3 minuti. Le spore sono praticamente ovunque, nel terreno, nella polvere, persino su alcune superfici di alimenti freschi. Il problema nasce quando trovano l'ambiente giusto per svilupparsi, assenza di ossigeno, pH superiore a 4,5, temperatura mite e presenza di sostanze nutritive. In queste condizioni le spore germinano e il batterio produce la tossina, che è una delle sostanze più potenti conosciute in natura. La tossina però, a differenza delle spore, è termolabile e può essere eliminata cuocendo l'alimento ad almeno 80 gradi per 10-15 minuti o 100 gradi per 5 minuti. Alimenti a rischio. In cima alla lista ci sono le conserve casalinghe, specialmente quelle sott'olio e in acqua non adeguatamente acidificate. Anche alcune conserve di carne o pesce fatte in casa, se non sterilizzate ad alte temperature e pressioni, possono essere pericolose. Meno noto è il rischio di piatti pronti mal conservati, ad esempio panini con salse, preparazioni gastronomiche o cibi serviti in buffet se lasciati a temperatura ambiente per molte ore. Le conserve industriali sono generalmente sicure perché seguono processi di sterilizzazione molto rigorosi e controlli costanti. Il botulismo è raro, 20-30 casi all'anno su tutta la popolazione italiana. La mortalità oggi è bassa, intorno al 2-3%, grazie alle terapie intensive e alla disponibilità di siero antibotulinico. Nonostante ciò, la tossina resta estremamente pericolosa. Può causare paralisi muscolare, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, la morte. Ecco perché anche un numero limitato di casi fa scattare allerte e controlli. I sintomi del botulismo di solito compaiono tra le 12 e le 36 ore dopo aver ingerito l'alimento contaminato, ma in alcuni casi possono manifestarsi anche dopo pochi giorni. I primi segnali sono spesso a carico della vista e della muscolatura, visione doppia o offuscata, palpebre che tendono a cadere, difficoltà a mettere a fuoco. Seguono problemi nel parlare e nel deglutire, sensazione di secchezza in bocca e voce debole. Con il passare delle ore, la tossina può provocare debolezza progressiva che parte dal volto e scende verso il collo, le braccia e le gambe. Nei casi più gravi può colpire i muscoli respiratori, rendendo necessaria l'assistenza ventilatoria. Davanti a sintomi simili, soprattutto dopo aver mangiato conserve fatte in casa o cibi a rischio, è fondamentale andare subito in pronto soccorso. Il trattamento tempestivo può fare la differenza. Un elemento importante da ricordare è che il botulismo non provoca febbre. Questo lo distingue da molte altre intossicazioni alimentari. Molti infatti confondono il botulino con altre intossicazioni alimentari, ma non sono la stessa cosa. Il botulino cresce solo senza ossigeno, ad esempio in conserve o panini avvolti ermeticamente, e può provocare paralisi. Altri batteri, come Salmonella o Listeria, invece si sviluppano anche all'aria e causano sintomi come nausea, diarrea e febbre. In entrambi i casi, la prevenzione passa da una corretta conservazione e igiene.
Quando non preoccuparsi? Molti alimenti sono naturalmente sicuri: frutta fresca, verdura fresca, pasta, pane, legumi secchi, biscotti. In generale cibi non confezionati in assenza di ossigeno e con pH acido. I succhi di frutta sono sicuri perché molto acidi e pastorizzati. Il miele rappresenta un rischio solo per i bambini sotto i 12 mesi, a causa del botulismo infantile, ma non per adolescenti e adulti. Le conserve industriali, se integre e non gonfie, possono essere consumate senza timore. Come proteggersi? Acidificazione. Per le conserve casalinghe, assicurarsi che il pH sia sotto 4,5. Usare aceto con almeno 5% di acidità o salamoia al 15% di sale. Sterilizzazione corretta. Per alimenti poco acidi, verdure, carne, pesce, serve un trattamento ad alta pressione e temperatura, non la semplice bollitura. Zucchero per le marmellate. Almeno il 50% del peso in zucchero o aggiunta di limone per abbassare il pH. Cottura per inattivare la tossina. 80 gradi per 10-15 minuti o 100 gradi per 5 minuti neutralizzano la tossina, ma non eliminano le spore. Conservazione in frigorifero. Tutti i cibi preparati e poco acidi andrebbero tenuti in frigo e consumati entro pochi giorni. Controllo visivo. Mai consumare conserve gonfie, con odore alterato o colore anomalo, anche se il botulino è inodore e invisibile. In sostanza, cuocere un alimento contaminato non sempre risolve. Se ci sono tossine, il calore le distrugge. Ma se restano spore vive e poi il cibo viene conservato male, queste possono produrre nuova tossina. Per questo la prevenzione vera si fa prima, creando un ambiente in cui il batterio non possa crescere. Il botulismo è raro, ma è un rischio che non va mai sottovalutato. Con semplici accorgimenti in cucina possiamo ridurre quasi a zero le possibilità di contaminazione. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere altri contenuti pratici sulla salute quotidiana. E tu hai mai fatto conserve in casa? Come le prepari? Fammi sapere nei commenti se e come prepari le tue conserve e se sapevi di questi rischi. Al prossimo video!